ai ai! Quella che state vedendo è una delle strade più avventurose, difficili e al tempo stesso panoramiche dell'intero continente americano. Una strada estrema che dalla Bolivia porta al Cile attraversando l'altopiano andino ed è riservata solo ai 4x4. Una strada che non consigliamo a nessuno di percorrere senza i dovuti accorgimenti. Il primo è di non farlo con un mezzo come il nostro. Durante il video capirete bene che rischio ci siamo presi, anche perché siamo rimasti senza ruota di scorta il giorno prima di iniziare. Ma proviamo a contestualizzare bene questo video nel nostro viaggio dall'Alaska all'Argentina. Dopo 2 settimane trascorse qui in Bolivia piene di esperienze positive e qualcuna meno positiva, abbiamo trascorso con il nostro van alcuni giorni nel Salar di Uyuni, una distesa di sale a 3700 metri di quota, che è grande 2 volte il Molise. Ci siamo persi nel silenzio assoluto e nell'assenza di prospettive per quasi 3 giorni, e dopo subito a lavare il nostro van per rimuovere la crosta di sale che si era formata. Torniamo in città per rifornirci di diesel e cibo e rimetterci subito in cammino per la celebre strada delle lagune, 300 km di sterrato a quasi 5000 metri di quota, che attraversano uno dei paesaggi più incredibili al mondo. La nostra idea era quella di entrare in Cile dal passo Ito Caon, ma ovviamente saremmo dovuti arrivarci, anche perché se qualcosa va storto non esiste un carro attrezzi che ti viene a prendere o un'assistenza meccanica in un luogo così remoto. Ciao ragazzi, oggi cominciano delle giornate veramente speciali per il nostro viaggio, perché affronteremo uno dei posti più remoti sulla Panamericana. Mi manca anche l'aria a parlare. Ci troviamo a 4300 metri in Bolivia. Abbiamo appena lasciato il Salar di Uyuni per direzione Cile. Faremo una strada riservata ai 4x4, però siamo accompagnati dai nostri amici italiani che abbiamo incontrato in strada. Infatti, per puro caso, nel Salar abbiamo incontrato loro, Alessandro e Margherita, 2 ragazzi italiani che sono partiti dalla California per raggiungere la Terra del Fuoco e hanno deciso di accompagnarci in questa folle avventura. E quindi per la prima volta saremo in 4 con 2 mezzi e condivideremo tutto, gioie e dolori. Io sono veramente emozionato a cominciare questo itinerario che si chiama Ruta de las Lagunas. Il panorama è incredibile e non riesco veramente a realizzare dove ci troviamo. Siamo praticamente all'altopiano andino, nella cordigliera che poi fa da confine tra Bolivia e Cile, ed entreremo tra circa 3 giorni e vi racconteremo questo viaggio nel viaggio veramente particolare, perché non ci sono negozi, non ci sono banche, non ci sono distributori di benzina, non prende il cellulare, quindi è un viaggio veramente molto avventuroso che però riserverà dei paesaggi incredibili. Ieri ci siamo mossi da Uyuni e siamo venuti qui su una strada che pensavamo fosse asfaltata, in realtà si è rivelata veramente difficile. Infatti c'era sabbia anche molto profonda e a volte non si vedeva niente, mentre solo un tratto di 60 km su 150 km era asfaltato. Il giorno prima infatti siamo partiti da Uyuni per raggiungere il punto di ingresso del tracciato, ma la brutta sorpresa è che questa strada, che dovrebbe essere la più facile per entrare in Cile, si è rivelata un po' al limite per il nostro van, soprattutto perché in certi tratti il motore aspirava sabbia, le ruote non avevano sufficiente attrito e spesso eravamo contro sole e con dei camion che venivano nel senso opposto. Non vedevamo nulla e se ci fermavamo rimanevamo piantati nella sabbia in mezzo alla strada. Non era per niente un buon inizio. Adesso siamo qui, ci troviamo nel punto di ingresso della Ruta de las Lagunas, una strada che magari chi è venuto di voi in Bolivia avrà fatto con un tour organizzato per vedere queste lagune colorate con delle montagne che sono comunque ricoperte di neve in cima. È una riserva naturale nella quale noi saremo per qualche giorno. La strada è stata abbastanza difficile fino ad ora. Abbiamo forato una gomma, stamattina mi sono svegliato alle 6 e ho visto che la ruota anteriore sinistra era a terra ed è la prima foratura in un luogo remoto e vi faccio vedere com'è andata. Ci troviamo praticamente nel nulla e stamattina abbiamo trovato una bella sorpresa, ruota completamente a terra. Adesso ho messo il crick e vediamo di cambiarla. Non ci sono meccanici qua vicino, quindi cominceremo questa strada così. Non si capisce bene dove si sia rotta. Sicuramente la strada di ieri è stata pessima. Poi la faremo riparare.
Adesso mettiamo la gomma di scorta, vediamo. La gomma di scorta si trova qua sotto, adesso la devo prendere per sostituirla. Ecco la ruota di scorta, è l'ultima rimasta che ci siamo portati da Milano, mai utilizzata. Ah, comunque questo è il mio primo cambio gomme. So che è strano da dire, però è la prima volta che cambio una gomma. C'era capitato solo una foratura in Colombia e una negli Stati Uniti, ma eravamo troppo vicini a un gommista per doverci mettere le mani. Vai, via! L'hai fatta? Quasi. Adesso abbasso il van e poi rimetto la ruota da riparare, che è lì solitaria. Si va giù! Sembra reggere. Finalmente è arrivato il momento di provare le formiche culone comprate in Colombia. Eccole 2 mesi qua. dopo, eccole qua. Guardate che belle. 2 mesi, Qui c'è 6 mesi dopo. il sacchettino. Come premio per la riparazione delle gomme mi concedo questo lusso. Prime impressioni? Sommelier. Si sente un po' di fritto, secondo me sono fritte. E poi in fondo si sente una nota di insetto, fresca, amazzonica. Ne mangio un altro, sai? Vai. E poi, a parte qualche posto di blocco dei militari che ci hanno fermato chiedendoci i documenti, diciamo che è andato tutto bene. Hola. Hola, buenas tardes. ¿A dónde viaja, señor? Vamos a la Laguna Colorada, por la ruta de las lagunas. Sí. ¿Viajan juntos? Sí. ¿Tiene equipaje, ocupantes en la parte posterior? No, es una casa rodante. ¿Puede abrirla, por favor? Claro que sí. ¿De dónde viene? De Italia. Ah, de Uyuni, sí. Antes de Uyuni, ¿por dónde estudia? Oruro, La Paz y el lago Titicaca. Esta es la ruta. ¿Por qué frontera ingresaron a Bolivia? Tilali, la única abierta. Pero tienen que tener un poco de cuidado porque el camino es algo Sí, esto es bajito. defectuoso y Por eso estamos viajando juntos, así sí, que... bueno, para que se ayuden. Sí, para eso. auxiliar. Pues ya las zonas son bastante áridas. Sí. No hay combustible, no hay auxilio por ahí, entonces, Claro, bueno, sì, sì, llevamos un tanque cuidar del las diesel acá. cubiertas. Sì. Adesso siamo qui con i nostri amici, loro hanno un 4x4, un Nissan Pathfinder, e noi invece abbiamo il nostro Nirvan che si comporterà da 4x4. Abbiamo abbassato la pressione delle gomme, lì c'è la gomma di scorta montata e lì ci sono le taniche con il nostro rifornimento di diesel. Qui a 4300 metri il Ducato consuma veramente tanto ed è giusto che sia così, perché non solo l'altitudine ma anche la strada sterrata che porta il consumo da circa 14 km al litro a 8-9 km al litro. Quindi di fronte a questo paesaggio incredibile, io ancora non ci credo, lo dirò 1000 volte, partiamo. Sere sta finendo di pulire il van che si è riempito di polvere e si va. Oggi iniziamo ufficialmente la ruta della Lagunas, deve essere veramente pazzesco. Siamo partiti col botto cambiando la gomma. Per fortuna siamo con altri 2 amici italiani con un 4x4, quindi se ci dovessimo fermare da qualche parte ci aiutano loro, dopo ve li presentiamo. E ora si parte, c'è una giornata spettacolare, non c'è una nuvola e speriamo che Nirvan ce la faccia perché sarà davvero tosta. La difficoltà principale per questa strada
è che noi, essendo due ruote motrici, siamo abbastanza bassi da terra e qui le strade hanno dei solchi veramente importanti perché sono sabbiose, qui non piove mai e quindi dovremo fare molta attenzione, stare molto attenti a non insabbiarci e soprattutto a non battere sotto la coppa dell'olio. Ecco, loro sono i nostri nuovi amici Marg e Ale, che stanno viaggiando con questa macchina comprata negli Stati Uniti e ci fanno strada. Guardando le reali condizioni di questa strada e come ci siamo arrivati, mi rendo conto che avventurarsi da soli sarebbe stata pura follia. Il supporto dei nostri amici è fondamentale. Se abbiamo un problema o viceversa, ci saremmo potuti dare una mano e questo aspetto si rivelerà di grande importanza per quello che accadrà nelle prossime ore. Intanto stiamo salendo nel primo tratto della pista che ci porterà in Cile. Si inizia con una salita che da 4000 ci porta a 4300 metri, tutta su suolo sabbioso, con solchi profondi scavati dai 4x4. Il panorama è desertico, con colori e sfumature tipiche dell'alta montagna andina e cespugli che ricoprono i versanti delle montagne. Il clima è secco e durante il giorno non fa tanto freddo. Tutta la salita è in prima, le gomme sgonfie ci aiutano molto a fare trazione sulla sabbia. Una sabbia che entra un po' ovunque e per fortuna dopo alcuni chilometri c'è una piccola sorpresa. Ci mettono anche l'acqua per fortuna, così non ci impolveriamo più. Sì, una sorpresa che però dura solo poche centinaia di metri. La polvere riprende, ma si apre davanti a noi un paesaggio incredibile. Quelli che vedete sono tutti vulcani a 6000 metri che solitamente sono ricoperti di neve. Si riuscivano a vedere tutte le sfumature dei vari elementi chimici delle rocce. Però noi non ci possiamo distrarre, dobbiamo pensare alla strada che per il nostro van si fa sempre più difficile. Un po' di panico perché qua, vabbè, i 4x4 vanno tranquilli, però ci sono un sacco di buche in discesa, quindi andiamo con calma. Intanto davanti a noi una laguna meravigliosa piena di fenicotteri, adesso andremo a vederla. E le montagne, che colori! Eccoci arrivati alla prima laguna, che è la laguna Cagnapa, a 4300 metri di quota. Ci sono tutti i fenicotteri rosa. Ragazzi, loro sono i nostri amici Margherita e Alessandro from vicino Venezia. L'ho detto. Vabbè, vicino Venezia, si capisce, dai. Ci siamo conosciuti per puro caso perché loro avevano visto la targa italiana in posa al monumento della Dakar e tra viaggiatori è scattata subito la scintilla. Perché non fare una delle strade più difficili del mondo insieme? Ma soprattutto, perché rischiare di andarsi a cacciare nei guai? Ora ve lo faccio vedere. L'emozione che si prova a stare qui è indescrivibile. Il tuo occhio è completamente rapito dai colori delle montagne e delle sfumature dell'acqua di questa laguna. E tutto questo avviene mentre ti chiedi perché i fenicotteri si sbattono così tanto per arrivare fino a 4500 metri di quota, quando li abbiamo sempre visti nelle saline a livello del mare. Semplice, perché queste lagune sono di acqua salata, è un ambiente a pH acido dove cresce il loro cibo preferito. Tutti i turisti che vedete arrivano con dei tour organizzati che percorrono questa strada in 2 giorni. Se venite qui, fatelo. Non costa molto ed è un'esperienza unica. Potevamo farlo anche noi il tour lasciando il van in città, ma abbiamo preferito rischiare per godercelo a pieno. Non so se è stata la scelta giusta. Un po' di tensione perché c'è un sacco di sabbia, soprattutto al centro della strada. Noi non possiamo andare al centro. Sembra di fare le montagne russe. Ai ai ai. Ah! Però Nirvan se la sta cavando alla grande, impressionante, non pensavo. Guidare lì in mezzo con un Ducato è pura follia. Se ti fermi ti infossi e mentre guidi perdi completamente il posteriore. Mai mettere la prima, in seconda tutta la vita. Inoltre a queste quote c'è poco ossigeno. Il motore e la turbina lavorano al massimo. I consumi che ho registrato si attestano tra i 4 e i 6 km al litro. Il segreto è sgonfiare le gomme. Con la pressione delle gomme a 2 bar
praticamente possiamo sfruttare tutta la potenza e non pattina. Però prima o poi ci pianteremo, tipo qua. Ai ai ai, ai ai ai! Aiuto! Madonna sa. Wow! Wow! È tosta questa strada. Wow! La strada di là mi sembrava messa un po' meglio, poi è tutta sabbia, tutta sabbia. Ce la stiamo facendo, Dai che usciamo anche da qua. Nel mezzo del nulla c'è una zona militare. Buenos días. Pasaporte, por favor. Ah, sí. ¿De los dos o solo mío? De los dos. Este es el suyo, es el mío. Muchas gracias. Qua c'è un punto molto molto basso e sicuramente toccheremo, quindi meglio mettere delle rocce così non sbattiamo sotto. Vediamo se riusciamo a passare. Io guardo sotto. Dai Nirvana, ce la puoi fare. Prova, vai. No, per ora no. Ah. No. Ah, davanti un po', aspetta. Guarda solo questa che non tocchi la coppa dell'olio. Ai ai ai, qua si rischia tutto veramente su queste strade, se non si sta attenti. Ah! Una parte è andata. Vediamo. Vai, vai. Altro punto super critico. Vediamo se ce la faremo. È piano, Aia. Ed ecco il primo grande problema. La pista principale presenta un solco troppo profondo per noi e insieme ai nostri amici cerchiamo una soluzione. Pensiamo di riempire il solco con delle pietre, per fare in modo che Nirvan non batta da sotto. Ve lo ricordate il video sul più grande difetto del nostro van? Ed eccoci qui. E con le ruote così sgonfie eravamo ancora più bassi rispetto a quel fiume peruviano che cercavamo di attraversare. Vieni avanti dritto. È come quando sali su 40. Un pelino più in qua, un pelino, buono, vai. Suavecito, Piano. Guarda. Continua. Buono, dai. No. Ci rendiamo conto che da lì non ci passiamo, è più sicuro trovare un'altra strada, così Alessandro inizia a cercare una strada alternativa e per fortuna la trova. Non vi nascondo i miei pensieri, se già dopo 30 km ci eravamo bloccati così, figuriamoci per i prossimi 270 che cosa sarebbe successo. Non volevo pensarlo e mi stavo pentendo amaramente di aver portato la nostra casa lì sopra. Stiamo prendendo un'alternativa perché non è possibile passare, ci abbiamo provato, però che spettacolo, questa laguna salata. Ma le cattive sensazioni vengono subito cancellate dalla prossima laguna. Ce ne sono davvero tante in questa prima parte e sono tutte di colori diversi. Avevamo ricevuto le coordinate per un posto veramente unico e decidiamo di dirigerci e di pranzare qui. Il vento inizia a soffiare e ci troviamo su una terrazza naturale sopra la laguna Honda, qualche fenicottero qua e là e un paesaggio da togliere il fiato.
Oggi pomeriggio stiamo attraversando una delle piste più incredibili al mondo, in questo deserto rosso sullo sfondo montagne colorate. Impieghiamo tutto il pomeriggio per fare questa pista. Ci stiamo muovendo molto lentamente e dobbiamo stare assolutamente attenti alle grosse pietre presenti sulla traccia. Spesso ci conviene andare addirittura fuori pista per evitare di dover togliere a mano tutte le pietre. È impossibile non battere qualche volta. Povero Nirvan, in che guaio ci siamo cacciati. Non ci si può distrarre un attimo perché le strade sono veramente terribili. In tutto il giorno abbiamo fatto una cinquantina di chilometri. Forse su è meglio, no? Però non so se ci arrivi. Ah, no. No, devo graffiare. Ma niente. Si fa tardi e dobbiamo trovare il posto per la notte. Abbiamo percorso solo 60 km in un giorno e siamo molto stanchi. Comincia anche a fare freddo e troviamo riparo dietro questa roccia. La giornata è finita e nel prossimo video vi racconteremo come prosegue questa avventura.